Buongiorno ragazzi, questa bella gattona si chiama Sofia, è la mia gatta. Non mi mordere, Sofia. E lei mi aiuta nelle video lezioni, vero? È la mia mascotte, mi dà coraggio, mi fa compagnia. Ehm, non mi mordere, per favore, Sofia, è piuttosto aggressiva. Sofia è piuttosto aggressiva oggi. Saluta i nostri videoascoltatori. Allora, cominciamo oggi un nuovo argomento, parliamo dell'Italia, della nostra storia italiana, aia, nel 300, nel 400, aia, anche all'inizio del 500 parliamo delle signorie e degli stati regionali italiani. Sappiamo che in Italia non si forma uno stato nazionale, uno stato grande, l'Italia resta frammentata tra tanti stati e staterelli, molti dei quali originano dalle signorie. Le signorie a sua volta spesso originano dai comuni, non tutti però gli stati regionali, gli staterelli italiani derivano dalle signorie. Vediamo, bene, lasciamo andare Sofì, le facciamo fare, mi sta mordendo, graffiando, le facciamo fare un bel salto, la lasciamo libera, giustamente. Non ne vuole sapere della storia, in realtà non le piace la storia. Iniziamo a parlare delle signorie e degli stati regionali italiani. Che cos'è una signoria? Che cos'è un signore? Un signore è qualcuno che prende il potere di solito in un comune, quando il comune diventa un comune oligarchico, quando insomma, emergono soltanto poche famiglie nobili che iniziano a scontrarsi tra loro, spesso c'è un personaggio, una famiglia che prende tutto il potere, che si impossessa del potere in un comune. E spesso però non si tratta di un nobile, molto spesso si tratta anche proprio, si tratta di un avventuriero oppure di un nobile di nobiltà recente, magari un banchiere, un finanziere, un mercante, una famiglia di banchieri che hanno da poco acquisito un titolo nobiliare, oppure un avventuriero come per esempio un militare, un capo militare, lo vedremo. Quindi il signore è uno che prende il potere abusivamente, non lo eredita, non gli viene dato in concessione dall'imperatore o così via, è un abusivo. Infatti per signore intendiamo proprio un uomo forte che gestisce di fatto il potere senza avere una carica, senza avere un titolo, spesso senza avere neppure un lignaggio nobiliare, senza avere il titolo di farlo. Tant'è vero che il signore teoricamente non potrebbe neppure lasciare in eredità la signoria al figlio, agli eredi, cioè la signoria non dovrebbe essere un fatto dinastico. Di fatto molti signori ovviamente lasciano in eredità la signoria, però non potrebbero farlo. Cosa succede naturalmente? Che quando il signore diventa importante o la dinastia dei signori diventa stabile nel tempo o acquisiscono numerosi territori, comunque la signoria non è qualcosa di effimera ma di stabile nel tempo, molto spesso questi signori vengono legalizzati, vengono nobilitati, viene loro dato un titolo nobiliare e la possibilità di far ereditare la signoria. In questo caso il signore diventa un principe. Molto spesso è l'imperatore germanico, quando parliamo appunto di signorie nel nord Italia, che legalizza il signore, che rende il signore un principe. Quindi vedete che l'imperatore germanico ha ancora un significato, ha ancora qualche potere, quello appunto di normalizzare la situazione della signoria e quindi un signore diventa un principe, titolare a tutti gli effetti della proprietà sul territorio che lui governa. Un principe può essere un marchese, perché il marchesato, diciamo, è un principato piccolo piccolo, un principe può essere un conte, un principe può essere un duca, un principe può essere un re, un principe può essere anche, non so, l'imperatore. In Europa l'imperatore è soltanto uno, è l'imperatore germanico. Capite? Cioè
I principati sono questi, i principi, dal meno importante al più importante, un marchese, un conte, un duca. Spesso si fa tutta la trafila, cioè un principe inizia con un marchesato, un territorio molto piccolo, poi si espande, diventa più importante, diventa un conte, poi diventa a sua volta un duca, cioè, e in tanti casi nella storia poi i duchi diventano re. Però non è detto che bisogni, capite, attraversare tutta la trafila. Un signore con molti territori, un signore molto importante, può diventare direttamente duca senza essere prima marchese e poi conte, o può diventare direttamente conte, poi diventa duca, d'accordo? Questo è, diciamo, questo è l'impianto generale. Le signorie molto spesso nel centro-nord Italia nascono dai comuni, abbiamo visto che l'esperienza dei comuni riguarda soltanto alcune regioni del centro-nord Italia, quindi i signori che poi diventeranno i nuovi principi in molti staterelli del centro-nord Italia emergono lì dove appunto è forte l'esperienza comunale. Abbiamo visto che dove è forte l'esperienza comunale è lì dove è debole il feudalesimo. Quando i poteri feudali sono più deboli, lì si installa un comune e per molto tempo la forma politica è quella comunale. Questo l'abbiamo già detto. Infatti, se noi vediamo il Piemonte, vediamo il primo staterello italiano, che citiamo, che non è neanche veramente propriamente italiano, abbiamo la contea dei Savoia, lo Stato Sabaudo, che è la contea dei Savoia. Questi Savoia sono francesi, infatti la loro capitale è in Francia, è appunto in Savoia. La capitale è Chambéry. Però che succede? Che i Savoia occupano buona parte del Piemonte, compresa Torino, d'accordo? Compresa Torino, quindi ci riguardano. Quindi vedete, i Savoia sono una dinastia esponente di un'antichissima nobiltà, una delle famiglie di più antica nobiltà dell'intera Europa, precedente all'anno 1000. Non sono dei signori, cioè degli avventurieri che si sono impossessati di un comune e poi sono diventati dei conti. Cioè, la loro nobiltà è antica, è il conte di Savoia. Capite? Cioè, lo Stato di Savoia, la contea di Savoia, si afferma nel Piemonte, conquistando territori, proprio perché nel Piemonte, come abbiamo visto parlando dei comuni, i comuni non si sono mai molto sviluppati, a parte il comune di Asti, non è che vi siano state grandi esperienze comunali in Piemonte, cioè in Piemonte, a differenza di altre regioni del centro-nord, il potere feudo-vassallatico era più forte e quindi in Piemonte noi abbiamo stati e staterelli che sono di antica nobiltà, cioè che derivano dal feudalesimo, non dall'evoluzione di un comune, ok? Quindi chiaro, il conte di Savoia non è un signore che poi è un avventuriero che ha preso il potere e poi è diventato conte. C'era già una contea, c'era già un potere feudale con dei nobili antichi. Quindi il conte di Savoia, cosa succede? Ecco, è un esempio di quello che vi ho detto appena adesso. Il conte di Savoia si espande nel Piemonte, conquista Torino, conquista territori. Cosa succede? Nel 1416 il conte di Savoia diventa duca, capite? Cioè, essendo diventato più importante, essendosi allargato nei suoi territori, da conte viene fatto duca, cioè un principato più importante della contea. La contea è un principato, il ducato è un principato, chiamiamo tutti questi principi, però una cosa è essere principe di una contea, che è meno importante, e una cosa è essere principe di un ducato, che è più importante. Quindi il conte di Savoia si allarga e diventa più importante nel 1416 nella persona di Amedeo VIII di Savoia. Diventa un duca, d'accordo? Diventa un duca. Nel 1388, quindi abbiamo
Nel corso del Trecento l'espansione dalla Savoia francese nei confronti del Piemonte, nel 1388 i Savoia conquistano anche uno sbocco al mare, Nizza, la città di Nizza. I Savoia in precedenza avevano molti territori in Svizzera, nei cantoni svizzeri o in quelli che sarebbero diventati i cantoni svizzeri di lingua francese, no? I cantoni svizzeri più occidentali. Se andate dalle parti di Aigle, di Losanna, lì vicino potete visitare ancora dei castelli costruiti dai Savoia, perché quelle erano terre che appartenevano ai Savoia. I Savoia, esattamente come gli Asburgo, vengono a un certo punto cacciati dalla Svizzera e quindi si dirigono verso il Piemonte, perdono i loro possedimenti in Svizzera, acquistano possedimenti in Piemonte. A un certo punto i Savoia, appunto nel corso del 400, finiscono per possedere la maggior parte del Piemonte, anche se in Piemonte esistono altri due staterelli appunto di origine feudale, che sono il Marchesato di Saluzzo e il Marchesato del Monferrato. Il Marchesato del Monferrato possiede l'importantissima fortezza di Casale, Casale Monferrato, quindi vedete in Piemonte esistono altri due staterelli di origine feudale. Siccome nel 400 restano degli staterelli piccoli, restano dei marchesati, che proprio il marchesato, abbiamo visto, è il più piccolo dei principati, Marchesato di Saluzzo e Marchesato di Monferrato, e invece i Savoia, siccome sono più grandi e più importanti, già erano diventati da tempo conti e poi nel 1416 diventano duchi. Questo nel Piemonte. Se andiamo a vedere invece tra Veneto e Lombardia, abbiamo numerose signorie che si formano appunto come esito del comune. Il comune degenera in un comune oligarchico in cui appunto pochi esponenti detengono il potere, poche di queste famiglie iniziano a scannarsi tra di loro, a scontrarsi in delle faide all'interno di queste città e una famiglia insomma prende il potere. Per esempio se andiamo a Verona c'è la famiglia degli Scaligeri. Ripeto, questi Scaligeri sono dei signori, sono degli abusivi. Si trasferiscono la signoria in eredità di padre in figlio, però non potrebbero farlo, d'accordo? Non potrebbero farlo. La situazione in Veneto è piuttosto complicata. Succede che questi Scaligeri all'inizio del Trecento, gli Scaligeri, la famiglia di Scaligeri a Verona, se andate a visitare Verona, una delle cose da visitare sono le arche scaligere, cioè le tombe di questi esponenti della famiglia di Scaligeri. All'inizio del Trecento succede che gli Scaligeri conquistano gran parte del Veneto, controllano gran parte del Veneto, poi però decadono, vengono sconfitti da qualcun altro, adesso vedremo chi è l'altro, e quindi riescono a tenere soltanto Verona e Vicenza, mentre prima avevano conquistato Treviso, Padova, altre città. Quindi c'è una situazione in evoluzione di scontro all'interno del Veneto. Infatti gli Scaligeri e anche quelli che adesso andiamo a dire i signori invece di Padova, che sono i Carrara e i Carraresi, non sopravviveranno. Cioè, naturalmente siccome la situazione è fluida, ci sono continue guerre, c'è sempre qualcuno che conquista qualcun altro, è ovvio che molte di queste signorie che noi stiamo nominando non diventeranno mai dei principati, non diventeranno mai degli stati italiani, degli staterelli italiani, stati regionali italiani, perché semplicemente finiscono nel nulla perché vengono conquistati da qualcun altro, cioè da qualche altro stato italiano che li dominerà per secoli. E questo vale sia per gli Scaligeri a Verona, sia per la signoria di Padova con Carrara e Carraresi. Sia Verona sia Padova non saranno mai al centro
centro di uno stato regionale italiano, di uno staterello italiano, perché ben presto verranno conquistati da un altro stato italiano che appunto li ingloberà, e quindi le loro signorie finiranno nel nulla. Vedremo che sia Padova sia Verona verranno conquistate prima da uno stato italiano, poi da un secondo stato italiano. Lo vedremo in seguito. Quindi a Padova c'è la signoria dei Carraresi, c'è la signoria dei Carraresi che esiste addirittura dal 200. La signoria dei Carraresi riesce a sconfiggere gli Scaligeri, cioè nel corso del 300, capite? Prima ci sono gli Scaligeri che dominano in Veneto, poi Padova, d'accordo? Padova sottrae a Verona città come Treviso, città come Treviso, come altre città del Veneto. Poi abbiamo a Ferrara, stiamo parlando sempre del nord-est dell'Italia, se andiamo a Ferrara abbiamo invece una signoria che sopravviverà, che a differenza di quelle di Verona e di Padova non sarà conquistata da qualcun altro, ma metterà a capo a uno staterello italiano. Sono gli Este oppure gli Estensi. Gli Estensi o Este, la stessa cosa a Ferrara. Gli Estensi a Ferrara si ingrandiscono, comunque diventano uno stato abbastanza significativo e quindi vengono legalizzati. Quindi vengono legalizzati, diventano anche loro duchi, gli Estensi. Nel 1471 i signori di Ferrara, gli Estensi, vengono nobilitati, vengono legalizzati, diventano duchi di Ferrara. Duchi di Ferrara, ma in realtà ottengono un doppio ducato, attenzione, perché già prima, cioè nel 1452, diventano duchi di Modena e Reggio. Quindi capite? Gli Estensi a Ferrara hanno un doppio ducato, hanno un doppio titolo ducale. Nel 1452 diventano duchi di Modena e Reggio e restano signori di Ferrara, poi nel 1471 diventeranno duchi anche di Ferrara, quindi un doppio ducato sia a Ferrara sia Modena e Reggio. Ma ecco, poi invece a Mantova, passiamo alla Lombardia, a Mantova si crea una signoria piccola piccola, a partire dal 1328 a Mantova prendono il potere i Gonzaga, ed è la famiglia dei signori di Mantova, i Gonzaga. I Gonzaga vengono anche loro nobilitati, vengono anche loro legalizzati, diventano un principato, nel 1400 diventano marchesi di Mantova. Vedete perché? Perché a differenza di Ferrara il territorio di Mantova resta limitato e quindi loro vengono legalizzati da signori, diventano principi, però diventano principi piccoli piccoli, cioè marchesi, il principato più piccolo abbiamo visto di tutti i principati. Infatti questi due staterelli dureranno secoli, sia Mantova sia Ferrara, però Ferrara, gli Estensi avranno un territorio sempre molto più esteso rispetto a quello dei Gonzaga, che invece resteranno uno staterello piccolo piccolo. Ok, quindi molte di queste entità politiche che abbiamo visto verranno spazzate via da uno stato regionale molto importante. Diciamo che possiamo dire che in Italia nel corso del 400 o anche prima si costituiscono, ma nel 400 definitivamente, 5 stati regionali particolarmente grandi e importanti. Quelli che contano di più sono solo 5. Ovviamente continueranno a esistere anche altri, come abbiamo visto, Savoia, Saluzzo, Monferrato, Ferrara, Mantova continueranno a esistere come altri che nominerò in seguito, però gli stati principali in Italia
alla fine saranno 5 e il primo di questi 5 di cui parliamo ovviamente è Milano. Milano era un comune, Milano degenera in un comune oligarchico, d'accordo, in un comune oligarchico, a gestire il potere delle istituzioni comunali sono sempre e solo due famiglie, i Della Torre e i Visconti, i Della Torre e i Visconti, e a un certo punto i Visconti riescono ad avere la meglio sulla famiglia dei Della Torre e si proclamano sovrani di Milano nel 1277. I Visconti sono signori di Milano a partire dal 1277. Allora che succede? Inizialmente questi Visconti signori di Milano governano di fatto, appunto senza avere nessun titolo, senza avere nessuna carica pubblica ufficiale. Teoricamente non sono nessuno, cioè ufficialmente sono dei privati cittadini di Milano come tutti gli altri, però esercitano il potere nei fatti, sono signori di Milano, ma come in altri casi, per molto tempo esercitano il potere a Milano come signori, lasciando in piedi le strutture comunali, le strutture repubblicane preesistenti. Non le eliminano subito le magistrature del comune. Uno dei primi di questi signori di Milano si chiama Ottone Visconti, alcuni di loro erano anche vescovi, cioè avevano insomma, un potere religioso, e attenzione, iniziano a espandersi militarmente. I Visconti a Milano inizia a espandersi militarmente a partire dal 1311, conquista tutta la Lombardia, quindi si espande enormemente il territorio di questa signoria, con a capo i Visconti. Conquistano tutta la Lombardia, pensate che acquistarono anche la signoria di Bologna, non solo, ma per un certo periodo anche la signoria di Genova. Che significa questo? Significa che a volte, nel caso di Milano è sintomatico perché è avvenuto parecchie volte, una signoria o uno stato regionale o un principato, insomma, che cosa fa? Acquisisce altre signorie o altri comuni o altre repubbliche, ok, come Bologna e Genova, senza dover combattere delle guerre, perché c'è un patriziato che ha il potere, per esempio in questo caso Bologna e Genova, che per evitare guerre con altre città vicine, per evitare di essere sottomesso da altre città vicine, chiede la protezione, capite, di uno Stato più grande e più potente. E in questo caso chi ha il potere a Bologna o a Genova chiede la protezione di Milano. Milano paga i Visconti e acquisisce la titolarità di Bologna oppure di Genova, città ovviamente importanti, però capite che la dominazione da parte di Milano di posti come Bologna e Genova è molto precaria, è una dominazione assolutamente incostante, perché poi succede, magari a Bologna o Genova, ma sono degli esempi anche in altri posti, che le lotte di fazione all'interno della città fanno sì che un certo tipo di patriziato urbano venga sconfitto e sostituito al potere da un altro gruppo di nobili o di borghesi ricchi che ovviamente rifiutano di essere sottomessi a Milano. Quindi vedete le situazioni sono un pochino complicate. In ogni caso Milano diventa veramente importante quando nel 1378 diventa signore di Milano Gian Galeazzo Visconti. Cosa succede? Succede che Gian Galeazzo Visconti continua a espandersi, Milano diventa lo stato più grande del nord Italia, anzi acquisisce addirittura la maggior parte dei territori del nord Italia, tant'è vero che a un certo punto Gian Galeazzo Visconti, ve lo state aspettando, vero? Da signore viene reso principe e viene ovviamente reso un duca, perché
i suoi territori erano tanti, il suo stato era importante. Quindi Gian Galeazzo Visconti è al potere a Milano dal 1378 come signore, quindi vedete un secolo dopo la creazione della signoria, la presa di potere dei Visconti a Milano. Quindi vedete Gian Galeazzo Visconti non è assolutamente il primo signore di Milano, la sua famiglia domina Milano già da un secolo, ok? E allora succede che lui continua a espandersi come hanno fatto i suoi predecessori e nel 1395 viene fatto duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano. E Gian Galeazzo Visconti quali territori conquista? Conquista territori enormi in molte regioni del nord Italia, per esempio in Toscana, città come Pisa o Siena, che come vedremo sono già in totale declino nel corso del 400, città come Pisa, Siena, ma anche Perugia, quindi in Umbria, ma anche, pensate anche Asti, in Piemonte. Asti era un comune del Piemonte, e poi pensate addirittura Parma, sempre in Emilia, non solo, ma riesce ad espandersi, il che è molto pericoloso per Venezia, anche in parte del Veneto, conquistando Verona e Padova. Ricordate le due signorie che vi ho citato poco fa, gli Scaligeri a Verona e i Carrara a Padova? Vi ho detto che non avrebbero avuto futuro. Vengono conquistate e inglobate in un altro stato, ecco, vengono conquistate e inglobate nello stato di Milano da parte di Gian Galeazzo Visconti. A un certo punto vuole riconquistare Bologna. Siamo nel 1402, Gian Galeazzo Visconti vuole riconquistare Bologna che, ricordate, per un certo periodo era passata sotto la sovranità di Milano, però poi si era distaccata. Vuole conquistare Bologna, Gian Galeazzo Visconti, e Firenze non è d'accordo perché si sente minacciata dalla conquista di Bologna da parte di Milano, ma anche il Papa, anche Roma. Quindi Roma del Papa e Firenze si mettono insieme e combattono contro Milano, contro Gian Galeazzo Visconti. Pensate che Gian Galeazzo Visconti riesce a vincere, era davvero imbattibile, riesce a sconfiggere Roma e Firenze e conquistare Bologna. Siamo nel 1402 e però Gian Galeazzo Visconti muore, d'accordo? Gian Galeazzo Visconti muore nel 1402 e tutto l'edificio che lui aveva costruito, tutti i territori che aveva messo insieme, tutto l'edificio che aveva costruito si disfa, il suo stato muore, si frantuma con lui, tutte le città che aveva conquistato, gli staterelli che aveva conquistato si rendono indipendenti nuovamente. Questo ovviamente ha un significato che anche molti storici hanno detto, hanno ipotizzato, ma non poteva succedere anche in Italia come in altri paesi che vi fosse un sovrano, per esempio in questo caso il duca di Milano, vi fosse qualcuno che si imponesse su tutti gli altri, pian piano conquistasse territori, li assoggettasse, si facesse riconoscere come re con una dinastia stabile, in modo tale da avere un regno d'Italia, almeno nel nord Italia, non dico in tutta Italia, ma almeno nel nord Italia, da avere un regno, da avere anche in Italia una monarchia simile a quelle che si erano già formate, non so, in Francia, in Inghilterra, in Castiglia. Se pensate, anche in Francia, il re di Francia all'inizio possedeva realmente soltanto la contea di Parigi, pochi territori intorno a Parigi, poi si è espanso, ha sottomesso i vassalli, ha espanso il proprio territorio e pian piano acquisendo tutta una serie di propri feudi, sottomettendo i propri feudi, cioè altri staterelli francesi, è riuscito pian piano a controllare il territorio francese. Ma anche in Francia, cioè non pensate che gli stati nazionali si siano
formati all'improvviso. Guardate che anche in Francia, magari lo Stato nazionale più forte, molti non lo sanno questo, anche lì si è trattato di una progressiva e lenta acquisizione di territori, di feudi in tutto il territorio francese, molto lento, molto lenta nel corso dei secoli. Molte regioni della Francia continuano a essere uniti alla Francia, si uniscono alla Francia soltanto nel 500, soltanto nel 600, d'accordo? Quindi è un'acquisizione, un'unificazione territoriale lenta in Francia come negli altri stati nazionali, e non poteva avvenire così anche in Italia. Qualcuno, lo stato più forte sicuramente Milano, non poteva essercene un altro, no? Lo stato più forte come Milano, il Ducato di Milano, non poteva sottomettere davvero tutto il nord Italia o quasi tutto il nord Italia e diventare re d'Italia. Cioè il duca di Milano, il Visconti, non poteva diventare re d'Italia. Avremmo avuto uno stato, un regno d'Italia più o meno simile, magari più piccolo, ma insomma una monarchia simile ad altre monarchie europee. Questo non è avvenuto, ma perché non è avvenuto? Perché in Italia non c'è il feudalesimo che c'era in Francia, cioè in Italia ci sono tante città, tante capitali che sono abituate a essere indipendenti, ad autogovernarsi e che parlano ognuno un dialetto diverso, cioè si considerano molto diverse tra di loro. Nel momento in cui, ad esempio, Gian Galeazzo Visconti o chiunque altro conquista tutte queste città, tutti questi staterelli, queste città non si considerano parte dello Stato di Milano, cioè parte di un unico Stato italiano. Continuano a vedere il conquistatore, capite, come un conquistatore provvisorio, come qualcuno, come un conquistatore provvisorio, come uno straniero. Non si legano, non nasce un sentimento patriottico nazionale nei confronti di un avventuriero che fa delle guerre, magari lo vedremo con dei capi militari che sono anche dei mercenari, d'accordo? Non esiste in Italia un senso dello Stato paragonabile a quello che ha fatto in modo che i vassalli francesi accettassero il re di Francia, si sentissero anche proprio psicologicamente parte di un'unica monarchia, di quello che diventerà poi modernamente una nazione. In Italia non era così. C'è anche da dire che non era così perché in Italia personaggi come Gian Galeazzo Visconti, ma molti altri, per quanto brillanti capi militari o personaggi carismatici della grande personalità, brillanti politici, erano dei parvenu, erano dei personaggi nuovi, erano dei personaggi che emergevano da famiglie che non avevano un titolo nobiliare o lo acquistano, che come abbiamo visto lo acquistano adesso. Cioè, non sono famiglie di antica aristocrazia che rappresentano l'Italia, che rappresentano il Nord Italia, che hanno un blasone, che hanno un carisma, come per esempio le famiglie aristocratiche della nobiltà francese, o come la famiglia dei Capetingi, o la famiglia dei Valois, o la famiglia degli Orléans, d'accordo? Che governano la Francia, che sono i nobili di spada che affondano la loro nobiltà in secoli di antichità, e quindi capite si presentano come possibili rappresentanti della Francia tutta. Invece qui in Italia ci troviamo di fronte semplicemente ad avventurieri, a capi militari spregiudicati che non hanno onore, cioè che non vengono riconosciuti come possibili rappresentanti, capite, universali, possibili rappresentanti in cui si rispecchiano tutti gli stati e staterelli del nord Italia. E quindi manca proprio questo, cioè secoli di antichità da parte della famiglia aristocratica che dovrebbe conquistare, dovrebbe mettere insieme un regno d'Italia. Quindi mancano proprio le condizioni, ripeto, anche le condizioni anche da un punto di vista della mentalità
carità, da un punto di vista della psicologia, mancano le condizioni proprio per fare in Italia quello che per esempio è successo in Francia, in altri posti, in Castiglia, in Aragona, costruire degli stati regionali. In Francia c'è una sola capitale, Parigi, come in Inghilterra c'è una sola capitale, Londra, invece l'Italia è un paese dove ci sono almeno 10, 12, 15 capitali, città che ormai da molto tempo sono abituate ad autogovernarsi, ad essere delle vere e proprie capitali rispetto ad uno Stato o ad uno staterello, magari anche piccolo, ma che non accetterebbero mai di eliminare le proprie tradizioni, il proprio autogoverno per sottomettersi a qualcun altro. Infatti noi vediamo, ve lo potrei spiegare tra poco parlando dello Stato di Venezia, noi vediamo che persino quando lo Stato, per esempio nel caso di Venezia è del tutto evidente, ma anche nel caso di Firenze, quando la Firenze conquista la maggior parte della Toscana, oppure Venezia conquista tutto il Veneto, di fatto le città che vengono conquistate continuano ad avere forme di autogoverno, continuano a essere delle capitali provinciali, certo sono dominate da Firenze oppure da Venezia, non possono più scannarsi in tutte quelle guerre continue, quella conflittualità che c'era prima, però mantengono forme di autogoverno, continuano a considerarsi delle capitali provinciali, mentre Firenze o Venezia sono le loro capitali regionali, cioè il particolarismo o il frazionamento delle città italiane continua ad esistere addirittura dopo che molte di queste ultime sono state conquistate da una capitale regionale. E quindi parliamo allora degli altri stati italiani, poi ovviamente vedremo anche che cosa succede in Veneto. Allora, abbiamo visto il primo, il secondo stato regionale importante in Italia è senz'altro lo Stato di Venezia. Senz'altro lo Stato di Venezia, guardate che Venezia crea un proprio Stato regionale in Italia in ritardo rispetto a Milano, cioè in realtà inizia a crearlo soltanto dal 1402, cioè soltanto dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti, perché Venezia fino ai primissimi anni del 400 non aveva uno stato di terra, aveva soltanto uno stato di mare, ok? Non dovete pensare che la Repubblica Serenissima di Venezia e i suoi successi, la costruzione di un vero impero commerciale, militare, coloniale nel Mediterraneo orientale, nell'Adriatico, nello Ionio, nel Mediterraneo orientale, sia avvenuto da parte di una città, Venezia, che controllava anche il Veneto. Assolutamente no. Cioè Venezia, la Repubblica Militare, controllava soltanto la cerchia urbana di Venezia, la laguna di Venezia, non possedeva niente nell'entroterra, non possedeva il Veneto. E voi sapete, l'abbiamo visto in altri argomenti, che Venezia mette su un impero marittimo con molte città sulla costa della Dalmazia, oppure sulla costa dell'Albania, come per esempio Durazzo, oppure con molte isole nell'Adriatico, oppure nell'Egeo, isole come Corfù, isole come Zante, isole nell'Egeo molte, tra cui le più grandi Eubea, oppure Creta, oppure pezzi della Grecia continentale, il Peloponneso, una parte del Peloponneso, ma anche piccoli porti, piccoli quartieri all'interno di porti possedevano, ricordate, gestivano un quartiere anche all'interno di Costantinopoli, ma anche in città che andavano fino al Mar Nero, quindi aveva solo un impero marittimo molto molto importante, però non aveva uno stato di mare, ma non uno stato di terra. A un certo punto Venezia decide di farsi uno stato di terra. Uno dei motivi è appunto che per Venezia, come abbiamo visto, l'espansionismo visconteo, l'espansionismo di Filippo Maria Visconti era estremamente pericoloso. Che cosa fa Venezia? Venezia conquista il Veneto, lo conquista anche abbastanza facilmente. Diciamo che lo stato di terra di Venezia viene costituito completamente
dal 1405 circa al 1425. Venezia conquista Treviso. Treviso è la prima città, in realtà era l'unica città che Venezia aveva conquistato in precedenza, poi conquista Padova, Vicenza e Verona nel 1405. Nel 1405 Padova, Vicenza e Verona, già la maggior parte del Veneto è conquistato. Ma pensate che Venezia riesce a respingere Milano conquistando anche un pezzo dello Stato di Milano, cioè città in Lombardia come Bergamo e Brescia. Bergamo e Brescia saranno parte dello Stato di Terra di Venezia per secoli, quindi attenzione, il Ducato di Milano sarà per secoli più piccolo dell'attuale Lombardia, mentre invece lo Stato di Terra di Venezia sarà più grande dell'attuale Veneto per secoli, perché possiede anche Bergamo e Brescia. Ricordate nei Promessi Sposi, quando Renzo deve fuggire, allontanarsi da Milano, se ne va presso il cugino, come si chiamava il cugino Bortolo, che si trova a Bergamo, e si dice nel romanzo che a Bergamo c'era il confine, cioè il confine tra lo Stato di Milano e lo Stato di Venezia. Questo nel 600, quindi 200 anni dopo, appunto Venezia continua a possedere Bergamo e Brescia. Questo diciamo è lo stato di Venezia. Abbiamo visto, Venezia decide, oltre allo stato di mare, di conquistare uno stato di terra, anche perché abbiamo visto era pericoloso l'espansionismo di Milano, che aveva conquistato anche quasi tutto il Veneto, ma ci sono anche altre motivazioni. Venezia, ricordate, lo diremo magari anche in questo ciclo di lezioni, Venezia basava il suo successo commerciale sul monopolio di prodotti di ogni tipo che Venezia acquistava nel Mediterraneo orientale dai musulmani. Questi prodotti però Venezia poi li esportava e li vendeva nell'Europa centrale e settentrionale, anche fino al Mar Baltico, e quindi Venezia doveva avere a disposizione, attenzione, le strade che dal Veneto superavano le Alpi e arrivavano in Austria, in Ungheria e in Germania. Cioè, capite, l'espansionismo di Milano non era pericoloso solo perché Milano avrebbe potuto attaccare la laguna di Venezia, ma perché Milano andava a conquistare nel Veneto quelle strade, cioè quelle vie di comunicazione che a Venezia servivano per arrivare oltre le Alpi, per arrivare nel centro-nord Europa. Prima, ok, Venezia poteva permettersi di non possedere, di non controllare militarmente in maniera diretta quelle strade, perché appartenevano a dei comuni, a delle entità politiche che non impedivano a Venezia di usarle, però nel momento in cui, capite, Milano si crea un grande stato, conquista il Veneto, c'è il pericolo che quelle strade non si possano usare più. E quindi, capite, certo ci sono dei poteri feudali anche nel nord Italia, ci sono città come Trento che continuano a essere rette da un vescovo, d'accordo, da un vescovo, e continuano ad appartenere ufficialmente all'impero germanico. Ma ripeto, in questo caso Venezia non aveva nessuna difficoltà ad entrare a Trento, a usare la strada che arrivava a Trento e poi più a nord, è chiaro. Se invece posti come Trento o come altri venivano conquistati da Milano, magari Milano poteva inibire queste strade. C'è anche da dire che Venezia è in difficoltà, lo sapete, perché viene attaccata continuamente dall'impero ottomano. Venezia vuol continuare a commerciare nel Mediterraneo orientale. Venezia stima, noi abbiamo dei documenti ufficiali su questo, da parte no, dei nobili del Maggior Consiglio. Ricordate, Venezia era una repubblica oligarchica retta da poche famiglie che impedivano a nuove famiglie di entrare nel governo. C'era questo Maggior Consiglio con un certo numero di famiglie, erano sempre le stesse. Venezia considerava ormai inarrestabile l'avanzata degli ottomani, l'espansione degli ottomani nel Mediterraneo. E quindi che cosa succede? Venezia, piuttosto che continuare a combattere contro le navi, contro le flotte degli ottomani, preferisce accordarsi con loro. Venezia fa di tutto per non fare guerre con gli ottomani, ma per commerciare con loro.
E, addirittura Venezia sarà pronta anche a pagare un tributo agli ottomani pur di continuare ad avere libero accesso ai porti del Mediterraneo orientale. Venezia non farà nulla, non muoverà un dito per difendere Costantinopoli, per evitare la caduta di Costantinopoli, la fine dell'impero romano d'Oriente, perché Venezia in quel momento era alleata con gli ottomani di fatto, di ciò che restava dell'impero romano d'Oriente, di Costantinopoli cristiana, a Venezia non interessava affatto. Però ovviamente le navi ottomani erano preoccupanti, potevano inibire i rifornimenti per Venezia. Venezia, non avendo uno stato di terra, doveva importare il grano e moltissimi prodotti alimentari, e il grano lo importava da Creta, da Eubea, oppure al massimo, se era un posto più vicino, dalla Puglia. Ma il fatto che ormai tutto il Mediterraneo orientale, tutto il Mediterraneo fosse infestato dagli ottomani, rendeva, capite, problematico, poteva rendere problematico l'arrivo delle navi dalla Puglia oppure da Creta oppure da altri posti che dovevano portare il grano a Venezia. Quindi Venezia non era autosufficiente, non aveva uno stato di terra, doveva importare il grano dall'esterno. Invece, ovviamente, conquistando il Veneto, Venezia si fa il grano, coltiva il grano a casa sua in Veneto, e non ci sono più problemi. Va bene, il tempo è passato, quindi continuiamo a parlare della situazione, vedete, piuttosto complessa dell'Italia nel 300, nel 400, tra signorie, stati regionali, o anche repubbliche comuni che continuano ad esistere in forme di repubblica oligarchica, come appunto Venezia, ma non è l'unico caso. Venezia, abbiamo una situazione di grande confusione, di grande frammentazione. Continuiamo cercando di andare da nord verso sud in questa descrizione degli staterelli italiani. La prossima volta vi ringrazio per ora, continuate a seguire queste lezioni che sono lezioni sull'Italia, lezioni che riguardano il nostro paese. Arrivederci.